Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire la IMA A70, nuovo amplificatore di casa IMA, sempre in classe D. La particolarità di questo amplificatore è che presenta gli ingressi bilanciati, oltre che gli ingressi sbilanciati, e anche implementa il circuito post-filter feedback, che è un tipo di circuito che dovrebbe limitare di molto la dipendenza del carico tipica di tutti gli amplificatori in classe D economici. Se è la prima volta che vedi un mio video e ti possono interessare le recensioni di prodotti hi-fi e in generale prodotti audio come cuffie, diffusori e amplificatori, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Bene, possiamo partire subito con l'unboxing. Vediamo subito che la scatola è una scatola personalizzata per questo tipo di amplificatore ed è molto carina, infatti ha anche l'immagine dell'amplificatore sulla parte frontale. Andiamo ad aprirla. All'interno troviamo la solita garanzia scritta in cinese, un manuale di istruzioni scritto in cinese e in inglese. Poi troviamo l'alimentatore che è da 48 volt 5 A, poi un cavo di alimentazione per collegare appunto l'alimentatore e infine, protetto da una busta di plastica, troviamo l'amplificatore vero e proprio, che ha una forma molto particolare, diversa dai soliti amplificatori, e presenta delle fessure per far passare l'aria sulle pareti laterali, che sono esteticamente molto carine, mentre tutto il case è realizzato in alluminio nero. Andiamo subito a vedere la parte frontale dell'amplificatore, parte frontale molto minimal, infatti abbiamo solo un unico grande potenziometro che premendolo ci permette di accendere l'amplificatore. Possiamo infatti notare che si accende subito il LED rosso con la scritta Power e poco dopo si accende il LED azzurro che ci indica quale dei due ingressi è attivo, in questo caso è attivo l'XLR. Ci basta però premere nuovamente il potenziometro per andare a selezionare l'altro ingresso, RCA. Premendolo nuovamente possiamo tornare all'ingresso XLR e ovviamente muovendo il potenziometro andiamo a variare il volume dell'amplificatore. Tenendo premuto per circa 3-4 secondi il potenziometro andiamo a spegnere l'amplificatore. Vediamo ora il pannello posteriore dell'amplificatore, in questo caso molto più ricco rispetto al frontale. Notiamo per primi i due ingressi XLR, in realtà sono degli XLR combo, quindi possono accettare anche dei jack TRS. Questi connettori si adattano quindi a collegare un segnale di tipo bilanciato. Poi abbiamo un trimmer per regolare il taglio di frequenza dell'uscita subwoofer. Poi abbiamo l'ingresso analogico di linea destro e sinistro sbilanciato. Poi l'uscita subwoofer sul connettore RCA. Poi un piccolo selettore che ci permette di aumentare il guadagno degli RCA di 3 decibel. Cosa molto interessante, se abbiamo una sorgente che ha un'uscita molto bassa possiamo andare ad aggiungere 3 decibel al segnale, quindi raddoppiare l'ampiezza del segnale in ingresso. Poi abbiamo un ingresso mini jack per il trigger 12 volt. Se abbiamo infatti altri dispositivi AIMA con questo tipo di uscita possiamo accendere tutti gli amplificatori, tutti gli apparecchi collegati tramite l'accensione di un unico dispositivo. Poi abbiamo l'ingresso per l'alimentatore e tensioni supportate da 36 volt a 48 volt. Infine abbiamo le uscite per i diffusori. Cosa molto interessante, qui non vengono utilizzati i soliti connettori di uscita che utilizza IMA, quelli molto piccoli in cui praticamente non si riesce minimamente a mettere il cavo spellato ma bisogna utilizzare quasi per forza le banane. Invece qui abbiamo degli ottimi connettori di generose dimensioni che ci permettono di utilizzare tranquillamente anche il cavo spellato. Andiamo a vedere brevemente le specifiche tecniche che dichiara AIMA per questo amplificatore. Abbiamo il chipset, cioè il chip di amplificazione e i chip in generale che vengono utilizzati nell'amplificatore. Per la parte di amplificazione abbiamo il TPA3255, chip di amplificazione molto buono che abbiamo già visto in tanti amplificatori, anche l'ultimo amplificatore corporato, il V3. Qui però viene utilizzato appunto l'architettura post-filter feedback, che è una cosa molto interessante che poi vedremo nella parte di misura. Poi abbiamo il NE5532 per la parte di preamplificazione che è un op-amp. Ci viene poi indicato che questi op-amp sono sostituibili e ci viene lasciata tutta la lista degli op-amp con cui possiamo sostituirli. La distorsione che è dallo 0,0015% a 1 watt, poi andremo a verificare nella parte di misure. Il signal to noise ratio è 116 decibel, la risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz più o meno 1 decibel, anche qui poi andremo a verificare. La sensibilità dell'ingresso XLR che è 3.8 volt RMS e la sensibilità dell'ingresso RCA che è di 1,9 volt RMS.
oppure 1,1 volt RMS, dipende appunto dal selettore, che se selezioniamo più 3 dB o standard. L'impedenza degli altoparlanti da 4 a 8 ohm e la massima uscita sugli altoparlanti 2x300 W su 4 ohm con un alimentatore da 48 volt 10 A. Nel nostro caso invece abbiamo in dotazione un alimentatore da 48 volt 5 A, quindi andremo a verificare poi dopo misurando la potenza effettiva che riesce ad erogare questo amplificatore. Input mode RCA o XLR, abbiamo indicato che è possibile usare il trigger volt 12 volt, l'uscita subwoofer che è una risposta da 20 Hz a 150 Hz oppure 600 Hz in base a come mettiamo il trimmer per la regolazione della risposta in frequenza dell'uscita sub. E poi abbiamo il working voltage, quindi volt supportati in un ingresso da 36 a 48 volt e infine poi le dimensioni dell'imballo. Andiamo a vedere ora l'interno dell'amplificatore. Come possiamo vedere, l'amplificatore è suddiviso in due schede separate che sono collegate con dei pin di collegamento. Nella board superiore abbiamo tutta la parte di gestione logica degli ingressi, vediamo che abbiamo i relè che gestiscono gli ingressi e il potenziometro per la regolazione del volume, mentre nella parte sotto c'è la vera parte di amplificazione. Andiamo a vedere nel dettaglio la scheda di amplificazione. Notiamo subito due grandi condensatori sull'alimentazione da 63 volt e 2200 microfarad ciascuno che fungono da riserva di energia per l'amplificatore. Poi abbiamo le 4 induttanze di filtro che sembrano di ottima qualità e poi dietro a queste in azzurro che si intravedono leggermente da questa foto i 4 condensatori di filtro. Da questa immagine vediamo invece i due op-amp, gli amplificatori operazionali, l'NE5532, che come possiamo vedere sono montati su zoccolo e non sono saldati, quindi possiamo tranquillamente sostituirli facilmente con altri tipi di op-amp. E invece al di sopra della scritta AIMA A70 e sopra i 4 condensatori elettrolitici troviamo montato il chip di amplificazione, il TPA3255, che è montato nella parte inferiore però della PCB. Andando a guardare infatti la faccia inferiore della PCB troviamo un grosso blocchetto di alluminio che funge sotto il quale è montato il chip di amplificazione, e questo blocco di alluminio montato sopra il chip quando andiamo a chiudere il case va a contatto con tutto il case dell'amplificatore e quindi trasferisce il calore prodotto dal chip di amplificazione su tutto il case che funge da grande dissipatore per il chip di amplificazione. Sopra al blocchetto di alluminio troviamo anche una specie di schermatura con la scritta AIMA audio, sotto al quale ci sarà qualche parte del circuito molto sensibile alle interferenze che quindi hanno deciso di schermare con questo schermo metallico. Come abbiamo potuto vedere, quindi è un amplificatore molto più complicato a livello circuitale rispetto ai classici TPA3255 che abbiamo visto finora. Dopo questa lunga presentazione possiamo andare a vedere la parte più interessante, che è appunto la parte di misurazioni che ho eseguito su questo amplificatore. Per prima cosa andiamo a vedere il grafico di risposta in frequenza su un carico da 2 ohm, 4 ohm e 8 ohm. Come possiamo vedere, in tutti e tre i casi l'amplificatore è molto lineare. Abbiamo che a 20 Hz abbiamo un'attenuazione di circa 0,7 decibel. Questa attenuazione è dovuta alle basse frequenze, alle bassissime frequenze è dovuta appunto ai condensatori di disaccoppiamento per la continua che sono presenti all'ingresso del segnale, mentre alle altissime frequenze, stiamo parlando di circa 20 kHz, abbiamo comunque una leggera dipendenza dal carico, che è però molto inferiore rispetto a tutti gli altri amplificatori col TPA3255 che abbiamo provato finora. In particolare è minima la differenza tra i 4 ohm e gli 8 ohm. Infatti la risposta su un carico da 8 ohm è praticamente lineare fino a circa 25 kHz, ha solo un ripple di circa 0,5 decibel attorno ai 50 kHz, quindi ben oltre la banda udibile, mentre la risposta sui 4 ohm arriva a 20 kHz con un'attenuazione di 0,3 decibel, quindi veramente pochissimo. Mentre la risposta sui 2 ohm è quella più critica, infatti a circa 20 kHz abbiamo un'attenuazione di meno 1,2 decibel. Quindi l'implementazione di questo particolare circuito post-filter feedback su questo TPA3255 devo dire che funziona veramente bene, non elimina totalmente il problema, infatti abbiamo comunque una leggerissima oscillazione rispetto al carico,
ma posso tranquillamente dire che specialmente tra 4 e 8 ohm questa oscillazione è totalmente inudibile ad orecchio. Per darvi un metro di paragone vi faccio vedere i grafici che avevo ottenuto quando avevo analizzato la IMA A07 Max, che utilizza sempre il chip di amplificazione TPA3255, però non implementa questo post filter feedback. Come possiamo vedere qua l'oscillazione rispetto al carico alle altre frequenze è molto più marcata. Abbiamo infatti la risposta su 8 ohm che è sopra di 1 decibel, la risposta su 4 ohm che è sotto di 0,5 decibel, quindi tra i 4 ohm e gli 8 ohm abbiamo una differenza di 1,5 decibel, mentre sulla IMA 70 di soli 0,3 decibel, e soprattutto sulla risposta da 2 ohm qua siamo sotto di 3,5 decibel contro gli 1,2 decibel della IMA 70. Quindi posso tranquillamente dire che questo tipo di circuito funziona veramente bene e riesce praticamente quasi a eliminare del tutto il problema principale che hanno gli amplificatori in classe D economici, che è appunto la variazione della risposta in frequenza, specialmente alle altre frequenze, in funzione del carico. Quindi dal punto di vista della risposta in frequenza, ottimo lavoro da parte di Arima con l'implementazione di questo circuito post filter feedback. Sono andato poi ad analizzare la risposta in frequenza dei due canali sul 4 ohm per vedere se c'era discrepanza fra i due canali, ma come possiamo vedere sono praticamente identici, abbiamo solo una leggera discrepanza attorno ai 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz, ma stiamo parlando di 0,1 decibel a 20 kHz, quindi roba totalmente trascurabile. Sono andato poi ad analizzare anche la risposta in frequenza dell'uscita sub, che è un'uscita controllata dal volume dell'amplificatore, cosa molto importante. Infatti se andiamo a collegare un subwoofer possiamo regolare il volume del subwoofer con l'amplificatore, e la risposta in frequenza varia in base a come andiamo a posizionare il trimmer sul pannello posteriore dell'amplificatore. Come possiamo vedere, se posto al minimo abbiamo la risposta in frequenza rossa, mentre se posto al massimo abbiamo la risposta in frequenza verde. Sono andato poi a misurare la distorsione armonica di questo amplificatore. Se non sai cos'è la distorsione armonica e se questo grafico non ti dice nulla, ti consiglio di andare a vedere il video che ho fatto dove sono andato a spiegare appunto cos'è la distorsione negli amplificatori e come leggere questo tipo di grafici. Se vuoi andare al video puoi cliccare sul banner in alto a destra che ti compare ora. Questo grafico è stato ottenuto applicando una sinusoide di 1030 Hz in ingresso all'amplificatore su un ingresso RCA, in modo da ottenere in uscita un'ampiezza tale da produrre una potenza di 5 watt su un carico da 4 ohm. Possiamo vedere che abbiamo un fondo di rumori sotto 110 dB rispetto alla fondamentale a 1030 Hz. Abbiamo una distorsione di seconda armonica che ha una differenza con la fondamentale di 92,5 dB, e poi tutte le altre armoniche terza e quarta sono al di sotto della soglia di rumore, quindi sono sopra i 110 dB di differenza, e abbiamo una quinta armonica che si alza al di sopra del livello di rumore e arriva a 107 dB. Svolgendo tutti i calcoli otteniamo una THD dello 0,00371%, che è un'ottima di valore di THD. Sono andato poi a svolgere la stessa identica misura utilizzando però l'ingresso XLR, quindi uscendo proprio dal mio sistema di misura in bilanciato ed entrando in bilanciato nell'amplificatore, e qua le performance aumentano ancora e di parecchio. Infatti abbiamo il solito fondo di rumore a 110 dB rispetto alla fondamentale, ma qui la seconda armonica sparisce totalmente. Abbiamo una terza armonica che è leggermente più presente rispetto a prima, abbiamo infatti 106,5 dB di terza armonica, ma poi non abbiamo più nessun tipo di altra armonica che compare sopra il fondo di rumore. Quindi svolgendo i calcoli otteniamo una THD dello 0,00159%, che è un valore veramente ottimo, e penso che sia il valore migliore che ho ottenuto fino ad ora a livello di THD su tutti gli amplificatori che ho testato finora. Questo penso sia dovuta alla parte di circuitazione bilanciata che è all'interno dell'amplificatore, che riesce a gestire molto meglio il segnale rispetto a quella sbilanciata, e anche ovviamente al post filter feedback, che anche riesce a minimizzare la distorsione del TPA 3255. Andiamo ora a vedere anche la distorsione di intermodulazione, quindi all'amplificatore vengono inviate molte sinusoidi fondamentali e viene valutato tutta la distorsione che viene prodotta tra queste sinusoidi. In questo caso i due grafici che ho ottenuto sia con l'ingresso RCA sia con l'ingresso XLR sono praticamente sovrapponibili, quindi vi mostro praticamente solo quello ottenuto in RCA. Abbiamo un fondo di distorsione di 90 dB rispetto alla fondamentale e abbiamo una distorsione peggiore che è a 80,3 dB sotto la fondamentale, che si traduce in una distorsione media
dello 0,00316% e una distorsione peggiore dello 0,00966%. Stiamo parlando di valori di distorsione veramente ottimi. Andiamo ora a inserire la IMA A70 nella classifica in funzione della distorsione di tutti gli amplificatori che ho provato finora sul canale, e vediamo che l'ho inserito in due posizioni. Infatti uno è con l'ingresso XLR e l'altro con l'ingresso RCA. Possiamo vedere che la IMA A70 con l'ingresso XLR si posiziona al primo posto per quanto riguarda la distorsione, infatti supera anche il Fosi V3 che ho testato l'ultima volta, e invece quando utilizziamo l'ingresso RCA si posiziona al quarto posto, dietro al Sabaja 5, veramente di pochissimo. Possiamo notare che però la IMA 70 ha molta meno distorsione di intermodulazione rispetto al Sabaja 5. Andiamo ora a valutare la potenza che riesce a erogare questo amplificatore. In questo grafico possiamo andare a vedere l'andamento della distorsione in funzione della potenza erogata dall'amplificatore, e la massima potenza viene raggiunta quando l'amplificatore inizia ad arrivare all'1% di distorsione. Ho effettuato due test, il primo test con un solo canale in funzione, mentre il secondo test con entrambi i canali in funzione. Questo perché con un solo canale in funzione andiamo a vedere i limiti reali dell'amplificatore, mentre con entrambi i canali in funzione andiamo a vedere anche i limiti dell'alimentatore, visto che con entrambi i canali in funzione l'alimentatore deve erogare il doppio della corrente. Con un solo canale in funzione ho ottenuto una potenza di 99 watt su un carico da 8 ohm, di 177 watt su un carico da 4 ohm, e ho testato anche su un carico da 2 ohm, anche se in realtà non sarebbe il suo giusto corretto funzionamento di questo amplificatore su 2 ohm. Ho provato comunque a vedere quanta potenza riusciva ad erogare. Riesce comunque ad erogare circa 134 watt anche su un carico da 2 ohm, quindi nonostante non sia il suo pane quotidiano, diciamo, i 2 ohm non si fa spaventare, riesce comunque ad erogarli, anche se, come possiamo vedere dal grafico, se andiamo a vedere la curva gialla, che è quella sul carico da 2 ohm, subito dopo l'1% di THD l'amplificatore va in protezione e si spegne. Con entrambi i canali in funzione invece abbiamo sempre 99 watt su un carico da 8 ohm, quindi su carichi da 8 ohm l'alimentatore non fa da collo di bottiglia. Abbiamo 168 watt su un carico da 4 ohm con entrambi i canali in funzione, qui infatti vediamo che l'alimentatore inizia ad arrivare praticamente al massimo della corrente che riesce ad erogare. Infatti anche in questo caso, poco dopo l'1% di distorsione, l'alimentatore probabilmente limita la corrente in uscita e l'amplificatore si spegne. Quindi alla fine, considerando i due canali in funzione, abbiamo un 168 watt su 4 ohm per 2 e un 99 watt per 2 su 8 ohm, quindi dei valori di potenza veramente ottimi. Andiamo ad inserire il nostro AIMA A70 nella classifica di potenza degli amplificatori che ho provato finora sul canale. Vediamo che si posiziona al secondo posto, dietro al Fosi V3, che anche lui è alimentato con un alimentatore da 48 volt 5 A. Vediamo ora le note d'uso e d'ascolto di questo amplificatore. Per quanto riguarda le note d'uso, niente da dire, è un amplificatore che può essere utilizzato tranquillamente come amplificatore finale, lasciandolo sempre con il volume al massimo. Si può tranquillamente spegnere e accendere direttamente col volume al massimo, che non emette nessun bump verso i diffusori, quindi questo è molto comodo. Infatti, non avendo nessun telecomando nell'utilizzo home, io penso con un televisore, con un impianto in cui l'amplificatore è distante da noi, abbiamo bisogno di utilizzarlo appunto come finale di potenza, utilizzandolo col volume al massimo. Magari ci colleghiamo una sorgente che ha il controllo di volume, oppure un preamplificatore con il controllo del volume con telecomando, e possiamo utilizzarlo tranquillamente come finale di potenza. Io l'ho utilizzato ad esempio in sbilanciato con la IMA T10, che è appunto un DAC con il telecomando. Se invece abbiamo una postazione desktop, quindi abbiamo i diffusori sulla scrivania, possiamo anche utilizzare il controllo del volume dell'amplificatore, visto che possiamo con la mano andare ad agire senza alzarsi ogni volta per regolare il volume. Per quanto riguarda l'ascolto, ho ascoltato parecchio questo amplificatore e devo dire che il suono è veramente molto corretto e lineare, ancora di più rispetto ai TPA 3255 che non utilizzano questo circuito post filter feedback. La differenza si nota appunto magari su quelli altoparlanti che hanno un'impedenza sulle alte frequenze che inizia a salire magari verso gli 8, 10, 12 ohm, mentre i TPA 3255 standard iniziano ad urlare leggermente su quelle frequenze. Questo AIMA 70 riesce a ridurre di molto il problema e ho trovato il suono molto lineare. Abbiamo anche un'ottima potenza, quindi possiamo raggiungere ottimi livelli di pressione sonora anche con diffusori poco efficienti, senza che compaia il minimo segno di distorsione. Quindi in generale l'ho trovato un amplificatore veramente molto performante e soprattutto molto neutro. Veniamo quindi ai voti finali.
Per la potenza ho dato un 9, per le misurazioni un 9,5, per il suono un 9, per il design un 7, per la versatilità un 7 e per il rapporto qualità-prezzo un 8,5. A proposito di prezzo, questo amplificatore si trova su Amazon al costo di 190 euro, compreso dell'alimentatore da 48 volt e 5 A. Io sto registrando il video molto prima rispetto a quando lo vedrete voi, quindi il prezzo potrebbe essere cambiato e spesso ho visto che vengono applicati dei coupon di sconto, che cui è possibile applicare il 10% di sconto o il 20% di sconto. Quindi io vi lascio il link in descrizione al video per andare a vedere il prezzo attuale dell'amplificatore sul sito di Amazon. Ti ricordo che il link che ti lascio in descrizione è un link affiliato con Amazon, quindi se decidi di acquistare questo amplificatore o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando tramite il mio link, per te il prezzo non cambierà di un centesimo, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per migliorare il setup del mio canale. Ti ringrazio anticipatamente se deciderai di supportare il canale in questo modo. Grazie di essere arrivato fino alla fine del video. Ti chiedo di commentare il video se hai qualcosa da chiedere o se ti andrebbe di propormi qualche prodotto che dovrei testare, che secondo te è molto valido. Ti ricordo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Per te sono solo 2 semplici click, ma per me è davvero molto importante. Grazie e al prossimo video.